Questa è una storia di stagioni, di pendii scesi e di campi da mietere. È una storia di uomini, donne e del loro duro lavoro. È una storia di alterne fortune, come quelle della sua protagonista, la segale. Sì, io mi ricordo molto bene che negli anni 50, qui dietro il villaggio di Vas, dove sono anche nato, era tutto un colore giallo di grano di segala. La segale è il cereale della montagna, una pianta che resiste bene al freddo, che resiste bene anche in terreni asciutti, poveri. La farina, però, un giorno è diventata talmente facile da reperire che i campi, su cui prima cresceva rigogliosa, sono diventati prati e boschi. I villaggi alpini si sono via via spopolati e gli strumenti agricoli accantonati. E così è stato anche a Rennes-Saint-Georges. All'inizio degli anni 2000, circa intorno al 2003, i ricercatori dell'Institut Agricole hanno cominciato a lavorare per cercare di recuperare quello che ancora rimaneva come popolazioni locali, prima di segale e poi anche di grano. Ed è così che dopo analisi e moltiplicazioni, il blò, nel dialetto locale, è tornato ad essere oggi coltivato nella vallata. I terreni erano coltivati usando la tecnica della rotazione. Adesso coltiviamo solo più patate, che una volta si metteva un anno di segala e un anno di patate. E bisogna cambiare sovente il campo, che non vengono più. Al termine della semina si incrociavano gli arbusti, realizzando una croce con cui si affidava l'attesa del raccolto a Dio. E quando la segale raggiungeva la maturazione, iniziava la fase della mietitura, la mattina presto, proprio quando al sorgere del sole le spighe bagnate di rugiada erano facili da lavorare. Allora io mi ricordo con mia mamma, ci si alzava al mattino presto, era di agosto, i primi di agosto più o meno, e andavamo a falciare con la falcetta. E un giorno è passato un signore, un fotografo, e ci ha fatto la foto che abbiamo come ricordo. Poi si faceva le fascine, si portava in casa, si metteva nel fienile, poi si stendeva per terra con lo fleillis, si faceva uscire il grano. C'era un aggeggio che noi chiamavamo in patois le vent. Si metteva il grano, c'era una ruota, quella ruota faceva aria e il grano si puliva. E quello che andava nella cesta ero io bambina seduta che pulivo. Certo che il grano era pulito, non è come adesso che magari si compra com'è. I cereali erano macinati in autunno, l'acqua era ancora abbondante nei torrenti e non era più dedicata ai lavori dei campi, ormai ricoperti da un freddo mantello. Avrò avuto 5-6 anni e accompagnavo mio nonno Cyprien Vautier al mulino di Vas ed era autunno tardi, fine novembre. Mi ricordo che c'era un freddo intenso e partivamo dal villaggio Cascio, da casa nostra, e venivamo in qua a piedi e si attraversava il ponte di Vas. Un ricordo particolare è il freddo che avevo soprattutto ai piedi perché portavo le zoccole. E avvicinandosi al mulino, il rumore del mulino era un rumore continuo e mi sembra di percepirlo ancora adesso. L'infaticabile lavoro della mola forniva al paese un ingrediente e una speranza, la farina. Il pane veniva impastato a casa e poi a tutta velocità trasportato lungo le vie del paese su assi e slitte verso il forno del villaggio. Allora non c'erano le pubbliche, ce n'era solo una. C'era un signore che si intendeva da elettricista, veniva a tirare dei cavi, così metteva qualche luce qua e là e fino ad arrivare al forno, perché al forno c'era bisogno per mettere dentro i pani. Quando però il mondo, per come oggi lo conosciamo, è arrivato a bussare anche alla porta di Reims,
Le mole hanno arrestato il loro ritmo e i forni si sono pian piano spenti. Non si è spenta invece la volontà dei suoi abitanti di traghettare verso il futuro le tradizioni fatte di aggregazione e di attaccamento alla comunità. Era il 1976, ero sindaco da un anno e un giorno in consiglio comunale si discusse a fondo dei forni dei villaggi che erano malandati, abbandonati, metà crollati. E allora abbiamo deciso di costruire un forno unico comunale. I lavori sono stati fatti da Sergio Corsari, impresario edile, gran lavoratore, preciso, unico nel suo genere. Ho fatto un lavoro che, insomma, come struttura non ha mollato. Penso di aver fatto un bel lavoro. Quando il forno è stato collaudato tutto, insomma, molta gente hanno iniziato a venire a fare il pane. E c'era molta facilità perché c'era il locale adatto per tutto. Le operazioni erano vissute da grandi e piccini con impegno e senso di responsabilità, quasi si trattasse di un rituale. Il pane, preparato nei mesi invernali, avrebbe assicurato il nutrimento per l'anno successivo. Un anno abbiamo raccolto per 4 quintali di segale. Mia mamma era poi contenta, quanto pane, e che buono quel pane nero con la minestra. Anche sempre solo minestra di porri e patate, però col pane nero cambiava. Questa tradizione di fare il pane nero qua a St. George mi è stata tramandata da mio papà, che lui l'avrà sicuramente imparata da suo papà o dai suoi familiari. Una volta ero io che facevo il fornaio. Adesso ho lasciato al mio figlio per ragione di età. L'amministrazione comunale di Reims Saint-Georges, a partire dal 2005, ha avviato un percorso di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale e architettonico, aderendo a progetti di tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. In primo luogo ha recuperato alcuni forni mulini frazionali e successivamente ha sviluppato un percorso ludico-didattico volto a far conoscere il territorio e le sue peculiarità. Ad oggi Reims Saint-Georges ha conservato i suoi tratti tradizionali, adeguando la vita rurale all'accoglienza turistica, avanzando verso il futuro, senza però scordare quel passato tanto caro alla sua gente. Abbiamo visto talmente cambiare il mondo, le cose, che non sembra neanche possibile. Eppure è così.